inchiostro del mondo? Beh, vi rispondo subito senza che aspettiate di arrivare alla fine del video. Non esiste. Il titolo è chiaramente provocatorio. Non esiste un inchiostro che sia migliore in assoluto. Esistono inchiostri diversi, inchiostri che servono a scopi diversi. Perché la scrittura, ovviamente, anche se stiamo parlando di scrittura stilografica, propone una tale varietà di soluzioni tecniche, da pennini extra fini, super fini, oppure medi, bold, calligrafici, per disegno, eccetera, che è difficile dire quale sia il migliore in assoluto. Non solo, da una parte abbiamo delle preferenze cromatiche, che sono più che legittime, e quelle sono individuali, e soprattutto abbiamo delle preferenze sensibili, soggettive. Queste sono davvero legate al nostro gusto, ma non solo al nostro gusto, mettiamoci anche allo scopo che dobbiamo andare a raggiungere. Faccio un esempio molto pratico. Ci sono persone che amano la scrittura calligrafica e quindi dedicano una cura alla misurazione dei caratteri, quindi con una scrittura ponderata. Ci sono studenti, ci sono persone che lavorano nel mondo degli appunti, hanno bisogno di penne veloci, inchiostri scorrevoli e rapidi per appuntare molto velocemente. Quindi anche questo è un fattore molto soggettivo e anche questo cambia. Ho fatto questo tutorial per mettere in evidenza come la triangolazione tra penna, inchiostro e carta sia fondamentale e volta per volta mischi le carte proprio alla riprova che non esiste una soluzione perfetta, ma soltanto un equilibrio posato su variabili che cambiano volta per volta. Mi sono portato davanti un po' di inchiostri, ora faccio un po' di ordine. Sono inchiostri, sono tutti blu, perché così teniamo il range focalizzato su un aspetto cromatico, su uno spettro cromatico ben definito. Soltanto due penne che considero un po' agli antipodi. Da una parte un pennino Falcon Soft Extra Fine, quindi flessibile, con delle esigenze di un certo tipo, extra fine, quindi di quelli difficili. Perché? Perché ama le carte lisce, detesta le carte quelle con una texture goffrata, con una texture vergata, assolutamente no. Dall'altra parte che cosa abbiamo? Abbiamo una Montblanc Mozart col pennino M, quindi un medio che, essendo europeo, è un medio di quelli abbastanza corpulenti, e vediamo che tipo di inchiostro va bene per l'uno e quale per l'altro, perché sapete che fra le caratteristiche degli inchiostri abbiamo quelli che per esempio riescono a contenere un pochettino il tratto, quelli che invece hanno un flusso maggiore, quindi una composizione diversa, quindi un flusso un po' più abbondante che ritroviamo in un tratto allargato, perché magari la formulazione del pigmento o quello che è la tensioattività la tensioazione dell'inchiostro è diversa, ma assommiamo a questo anche le carte che hanno una finitura liscia, quindi una tendenza di un certo tipo, a carte che invece invogliano la capillarità dell'inchiostro. Li dividiamo un po' per aree, perché li abbiamo visti nei video l'uno per uno, invece adesso andiamo a vedere come, così li ho classificati io secondo ovviamente la mia esperienza. Cominciamo dagli inchiostri, quelli che ritengo a metà strada, i più equilibrati fra tutti. Ho preso il Parker blu e il Waterman, il Florida blu. Sono inchiostri diciamo che stanno proprio a metà fra le due ali che adesso vado a presentare. Allora, un poco più in là mettiamo degli inchiostri che, come il Mont Blanc per esempio, oppure il Caran d'Ache della serie Chromatic, hanno un pochettino più di corpo, quindi un pigmento che eccede in relazione alla base acqua che abbiamo su questi, quindi un inchiostro meno acquoso, per utilizzare un termine comprensibile a tutti, che strizza l'occhio alla viscosità, ma non è ancora così ben. Dall'altra parte, muovendoci in senso inverso, metto l'Asagao della Hiroshizuki della Pilot e l'Aurora blu, che sono due inchiostri invece molto secchi da questo punto di vista, cioè lasciano il pennino poco lubrificato, lo lasciano un po' scoperto, soprattutto i pennini, quelli ultra fini, quelli sottili, ma probabilmente, andremo a vedere, vanno forse meglio per invece un pennino più largo che ci interessa. L'ultima parte
andando ancora dall'altra parte, faccio un po' di ordine, ho messo gli inchiostri che sono i più lubrificanti, più oleosi, che sono il Sailor Gentle Ink, il Gnoi Sumire, che è uno di quelli che mi piace molto, e il Grape della Diamine. Il Visconti lo metto insieme a Hiroshizuku e Aurora, mi sono dimenticato di presentarvelo prima. Andiamo a vedere su 3 carte, che ora vi presento, come vengono differenziate tutte queste variabili. Allora, cominciamo da una carta molto liscia, eccola qua, ci prendiamo questo blocco, anzi lo usiamo di qua, è un blocco Clairefontaine, di quelli prestampati sotto, quindi è quadrettato, così possiamo valutare anche come l'inchiostro, lo stesso inchiostro tra un pennino e l'altro risulti evidente nonostante questa griglia. Poi una carta più ruvida, una carta stile protocollo con una finitura che non è affatto liscia, è una carta un po' ruvida, potremmo assimilarla alla carta comune, non è certo una carta di quelle trattate con finitura liscia. Ed infine, una delle mie carte preferite, usiamo questo Fabriano da 90 grammi, che è un blocco avoriato, quindi inseriamo un ulteriore parametro, non è più carta bianca ma ha una sua colorazione e soprattutto ha una finitura molto ruvida. E qui i pennini, quelli più sottili, vanno in difficoltà. Andiamo a vedere cosa succede. Cominciamo con gli inchiostri più equilibrati. Tra il Parker e il Waterman utilizzo il Waterman, il Florida, che come sapete, chi mi ha seguito, è uno dei miei inchiostri di riferimento, un inchiostro direi perfetto, bilanciatissimo. Cominciamo con la bellissima Mozart Mont Blanc. Andiamo a vedere prima un bello stampatello, ink. Questo è un pennino medio, Waterman M, la penna è la Mozart Mont Blanc. Il colore dell'inchiostro è un bel inchiostro, lo vediamo tra l'altro scritto anche molto bene, vediamo molto chiaro. Vado subito a provarlo su un'altra carta. Scusate, ma è un foglio utilizzato parzialmente. Andiamo a vedere qua com'è. Ink Waterman, vedete com'è già diverso? Perché la finitura Waterman, il pennino è un M medio e stiamo parlando della Mozart. Ovviamente i più attenti avranno notato che la scrittura, cioè la scorrevolezza su questa carta a parità di inchiostro è diversa. Se vado a scrivere, per esempio con un bel corsivo, vado a scrivere la parola Waterman, vedete come è molto sfrenata la penna qua, perché la superficie è liscia, riesco a governarla mica tanto bene. Vado a scriverlo qua, riesco invece a fare quello che desidero con la mia calligrafia. Allora questa, per esempio, per me è una differenza non da poco. Preferisco tra le due carte, se devo usare un pennino M, preferisco assolutamente una carta un po' più ruvida. Vado a vedere per finire come se la cava su questo blocco. Allora, qui abbiamo un ink Waterman nib M. Qui ovviamente, essendo più viva la carta con una texture, abbiamo una tendenza Mozart Mont Blanc alla capillarità che non riuscite probabilmente a vedere attraverso il video, ma nell'ingrandimento noterete che c'è questa tendenza. Andiamo a vedere la Pilot, invece il pennino fine, a parità di inchiostro e media, come si comporta. Non a caso ho scelto Mont Blanc perché, come tratto M, perché ha una rodiatura del pennino invidiabile, veramente invidiabile. Bene, mettiamo subito alla prova la più difficile, questo pennino Falcon, e cioè sulla carta Fabriano. E allora andiamo a scrivere ink. Perché vi dico che è un ottimo inchiostro il Waterman? Perché nonostante tutto riesce a far scrivere un extra fine
Vedete? È vero che, ora sto in silenzio, provate a sentire come graffia la carta nel movimento di risalita. È vero che la gratta, ma è vero anche che riesce a scrivere. È vero anche che riesce a scriverci e anche molto bene. Andiamo a vedere come si comporta sulle altre carte. Allora, cominciamo, facciamo il giro inverso, quindi lo facciamo sulla carta, questa qua, ad uso protocollo. Vediamo un pochettino. Magnifico. Qui si trova decisamente meglio, anche se appare un pochettino scoperto il pennino. Io lo sento mentre vergo, sento che siamo proprio al limite della scrittura. È un po' forzato scrivere con questo inchiostro su questa carta, perché è molto ruvida e ho paura che da un momento all'altro possa presentarsi qualche impuntatura. Qui invece il discorso cambia notevolmente in Waterman Florida. Qui cambia perché, essendo una carta a finitura liscia, il pennino Falcon scorre benissimo, soft, extra, e infatti mi consente di fare con la mia stilografica tutto quello che voglio. Allora, qual è l'inchiostro migliore? L'inchiostro migliore, qual è la penna migliore, qual è la carta migliore? Dipende da tutti questi fattori che abbiamo visto. Andiamo adesso a provare un inchiostro invece, giusto per avere un termine di paragone, un po' più secco, cioè che lasci il pennino un po' più scoperto. Mi tengo la Falcon. Voglio provare l'Aurora blu. L'Aurora è un ottimo inchiostro, veramente un ottimo inchiostro, ma è un inchiostro che non va bene per tutte le penne, non per tutti i pennini. Proviamolo subito sulla stessa carta, sulla Clairefontaine. Sentite come, pur essendo una carta super liscia, Aurora blu, guardate intanto la scorrevolezza che non mi consente quasi di fermare la penna. Falcon. Vedete come diventano veloci i movimenti, ma anche la penna, sentite? Sentite come è scoperta, come gratta su una carta super liscia? Vediamo qua se il discorso cambia, e di sicuro cambia. Qui, ecco, qui gratta parecchio. E devo anche fermarmi un po'. Aurora blu. Sentite, e diventa veramente ruvida. Non lo utilizzerei proprio, no. Allora, stiamo parlando di un inchiostro che non funziona, ma assolutamente no, è una meraviglia di inchiostro, ma non va bene lo provo qua, peggio che peggio, perché è ancora più ruvida, quindi questa carta metterà in difficoltà. Infatti non riesco, sentite? I movimenti di risalita non possono avvenire perché il pennino si impunta, non voglio certamente rovinarlo. E allora andiamo a vedere un pochettino come si comporta invece la Montblanc in questa situazione.